Ci sono alcune cose da evitare quando ti trovi in Italia, se vuoi sembrare un italiano vero o un'italiana vera, o se vuoi evitare sguardi come questo da parte delle altre persone. Ciao, io sono Francesco e sono un insegnante di italiano per stranieri. Quello di oggi è un video a contenuto decisamente culturale perché ti presento 10 cose che noi italiani non facciamo mai, mai e poi mai. Cominciamo con la prima. Ordinare un espresso al bar. Difficilmente in un bar sentirai un italiano dire «Vorrei un espresso, per favore». Noi ordiniamo semplicemente un caffè. Perché è ovvio che si tratta di un espresso, siamo in Italia. Quindi in Italia è sufficiente ordinare un caffè. Vorrei un caffè, per favore. Potresti ordinare un caffè normale o un caffè liscio per comunicare al barista che non vuoi un caffè macchiato o corretto in altro modo. Ma caffè è sufficiente come parola per ricevere un espresso. Ecco, quindi un caffè, per favore. Se ordini un espresso, nessuno ti guarderà male, è assolutamente corretto, è semplicemente inusuale per un italiano. Seconda cosa. Consumare cibo o bevande in movimento. Difficilmente in Italia vedrai degli italiani con dei bicchieroni di caffè o italiani che mangiano mentre camminano. È una cosa che non siamo abituati a fare. Noi preferiamo sederci e gustarci il cibo o la bevanda che abbiamo acquistato o preparato. Ecco. All'estero però molti italiani amano andare da Starbucks o comunque comprare cibo o bevande da consumare mentre camminano, ma in Italia è veramente difficile. Ci sono delle eccezioni ovviamente, come il gelato. Amiamo gustarci il nostro gelato mentre camminiamo per la strada, o cibo tipicamente da passeggio, come le arancine in Sicilia. E ci sono anche altre occasioni in cui è più normale invece consumare cibo o bevande camminando, per esempio in occasione di fiere o eventi in cui ci sono bancarelle che offrono il cibo tipico di strada. Ma in generale, ecco, noi non mangiamo e non beviamo in movimento. No, ecco, a parte queste eccezioni. Si tratta di cose importanti da ricordarsi quando ti trovi in Italia. E a proposito di cose da fare o da non fare in Italia, ho preparato per te una lezione di comprensione molto interessante che tratta proprio un incidente successo a un turista agli Uffizi di Firenze. Un turista che ha fatto qualcosa che non doveva assolutamente fare. Che cosa include questa lezione? Include un articolo su un fatto realmente accaduto che potrai leggere o ascoltare e l'articolo è accompagnato da esercizi interattivi di comprensione e di lessico. Per ricevere tutto questo gratuitamente basterà cliccare sul link che trovi nella descrizione di questo video, inserire il tuo nome e il tuo indirizzo email e aspettare qualche minuto. Riceverai tutto nella tua casella di posta. E da quel momento riceverai anche le nostre future comunicazioni con i video nuovi, i nuovi episodi del podcast, informazioni culturali, novità sui nostri videocorsi e molto molto di più. Trovi il link nella descrizione qui sotto. Ma passiamo subito alla terza cosa da non fare assolutamente in Italia. E questa è una cosa che forse non dovresti fare nemmeno a casa tua. È una cosa gravissima. Tagliare gli spaghetti. No, gli spaghetti non devono essere spezzati prima della cottura o tagliati
dopo la cottura, quando sono nel piatto. No, no, no. Soltanto le mamme con i bambini piccoli sono giustificate nel fare questa cosa, ma gli spaghetti non si tagliano. Mai. È un aspetto tradizionale importante nel consumo degli spaghetti in Italia e non ci piace assolutamente rompere questa regola. E poi arrotolare gli spaghetti intorno alla forchetta è un gesto più elegante. Ecco, io non sono assolutamente elegante quando mangio gli spaghetti perché non riesco mai a dosare la quantità di spaghetti intorno alla forchetta e quindi mi ritrovo con tutti questi spaghetti in bocca e devo tagliarli con i denti. E quindi gli spaghetti che restano mi cadono dalla bocca sul piatto. Non è una cosa elegante, per questo non ordino mai gli spaghetti quando sono con altre persone, in un ristorante. Quindi la tradizione dice che gli spaghetti vanno arrotolati intorno alla forchetta in modo elegante, non troppi spaghetti. Questa è una cosa importante da ricordarsi. Quarto aspetto importante, una cosa che in Italia non si fa mai è toccare la frutta e la verdura. No, è una cosa che non si fa. Al mercato la verdura e la frutta viene servita direttamente dalla persona che ci lavora. Al supermercato invece vengono messi a disposizione dei sacchetti e dei guanti. Quindi dovremo toccare o prendere la frutta e la verdura con il guanto e inserire tutto nel sacchetto. Questa è una cosa importantissima perché se tocchi la frutta e la verdura in un supermercato e in un mercato, molto probabilmente sarai ripreso o ripresa. Qualcuno verrà lì a dirti non si fa, non si tocca. È una questione di igiene perché toccandole si rischia di lasciare batteri o residui di creme o di oli sulla frutta e la verdura che rischiano quindi di marcire più velocemente. È una questione di igiene e serve a preservare anche la qualità della frutta e della verdura. Quinto aspetto importante: dare del tu a tutti. Anche questa è una cosa da evitare, ma è una cosa molto comune da parte di turisti che studiano l'italiano e non è una questione di maleducazione, assolutamente, ma è una scarsa consapevolezza e padronanza della forma di cortesia. Ovviamente la persona capirà che sei straniero o straniera, quindi nessuno ti guarderà male o sarà offeso, ma ecco, in italiano la forma di cortesia è molto molto importante quando parliamo con persone che non conosciamo, in un negozio, in un ristorante, in un bar e così via. Quindi mi capita spesso di sentire turisti che parlano italiano e che dicono ciao o scusa, vorrei un espresso. Ecco, in italiano preferiamo invece formule come buongiorno o buonasera in base al momento della giornata o scusi al posto di scusa nella forma di cortesia. Ma ho fatto un video con Giulia sulla forma di cortesia e lo trovi qui. Sesto punto importantissimo. Una cosa che non facciamo mai o quasi mai in Italia è pasteggiare con un cocktail o con una bevanda molto alcolica. Pasteggiare significa consumare un pasto, come il pranzo o la cena. Mi è capitato di trovarmi a cena con persone che pasteggiavano con uno spritz, ma è molto raro. Generalmente preferiamo birra o vino, ma mai un cocktail o una bevanda altamente alcolica. Lo spritz comincia a essere più accettato, dalla mia esperienza. Ma tuttavia non è un reato consumare un cocktail. Se a te piace, ordinalo pure. Si sta diffondendo tuttavia, secondo me, l'usanza di pasteggiare con dei cocktail, soprattutto in locali che propongono dei cocktail
che si abbinano bene con i vari cibi presenti nel menù. Ma in generale noi preferiamo birra o vino, ecco, se vogliamo bere qualcosa di alcolico. Settima cosa che noi italiani non facciamo mai, e questo è un classico, È un classico e sicuramente la conosci. Il cappuccino dopo le 11 più o meno di mattina. Ecco, difficilmente gli italiani consumano un cappuccino dopo le 10:30, 11 di mattina. È qualcosa che preferiamo consumare in occasione della colazione, quindi prima di quest'ora. Anche in questo caso non c'è niente di male, se ordini un cappuccino dopo pranzo o alle 4 del pomeriggio. Noi italiani siamo abituati a questa usanza dei turisti stranieri a consumare il cappuccino a qualsiasi ora, quindi ormai è una cosa normale vedere uno straniero che consuma un cappuccino anche di sera, e quindi nessuno ti guarderà male. Quindi tranquillo o tranquilla, puoi ordinare un cappuccino quando vuoi. È semplicemente una cosa che noi italiani generalmente non facciamo, anche se qualche volta io l'ho fatto, Non è una regola ferrea da seguire per tutti, ecco. Numero 8. Chiedere delle modifiche ai piatti presenti nel menù. Generalmente al ristorante noi italiani ordiniamo esattamente quello che vediamo sul menù, quindi difficilmente ordineremmo gli spaghetti alle vongole con poche vongole o un risotto con i funghi con molti funghi. No, quello che c'è sul menù lo ordiniamo. Un'eccezione invece importantissima è la pizza. Ormai anche a noi italiani piace tantissimo chiedere un sacco di modifiche alle pizze che ordiniamo. Abbiamo dei menù con decine e decine di pizze, ma non troviamo mai una pizza che ci soddisfi, e quindi chiediamo sempre un'aggiunta, quindi aggiungiamo i funghi, la rucola, il prosciutto, oppure togliamo un ingrediente da una pizza presente nel menù. Lo facciamo, ma generalmente per gli altri piatti non chiediamo modifiche. Su alcune tipologie di piatti siamo particolarmente intransigenti e severi. Per esempio, se ti piace la carne e ordini una fiorentina, ti arriverà una fiorentina cotta al sangue. Se preferisci mangiare una fiorentina ben cotta, potrebbero fare delle storie e alcuni ristoranti potrebbero rifiutarsi di portartela, perché ne va della qualità anche del cibo. Ecco, rischierebbe di perdere la faccia un ristorante che serve una fiorentina dura perché è troppo cotta. In altri casi invece la tradizione vuole che gli ingredienti siano quelli e quindi non si cambia, la ricetta è quella, punto. Ma sulla pizza puoi fare tutte le modifiche che vuoi, anche se so per certo che i pizzaioli non sono per niente felici di questo, perché devono sempre controllare le modifiche alle pizze nelle ordinazioni che ricevono. Punto numero 9. Gesticolare eccessivamente. Ecco, questo non è una cosa che tu probabilmente faresti in Italia, ma vorrei spiegare e un po' rompere questo stereotipo italiano. È vero che noi italiani gesticoliamo più rispetto agli abitanti di altri paesi. Sì, gesticoliamo, parliamo con le mani, ma non come nello stereotipo che è diffuso all'estero. Noi non parliamo così e non ci muoviamo così. Ho fame! Andiamo a mangiare! No, non vedi un italiano veramente fare così. E se lo fa è per fare ironia. Gesticoliamo, ma non così tanto. Ecco, quindi questa è una cosa che noi non facciamo, almeno quasi tutti. Numero 10. Ecco, anche questo è un aspetto importante e che potrebbe esserti utile. Ordinare l'acqua del rubinetto. Non è comune in Italia chiedere un bicchiere d'acqua del rubinetto o ordinare una caraffa di acqua del rubinetto. Non lo facciamo, anche se sempre più spesso nei ristoranti vengono servite delle caraffe con dell'acqua filtrata
da una macchina apposta, ma non è un'usanza chiedere l'acqua del rubinetto, mentre lo è in altri paesi. È proprio una questione di usanza più che di paura di batteri o una questione igienica. Io ricordo che da bambino andavo spesso a giocare in un centro anziani vicino a casa mia. Sì, io da bambino andavo al centro anziani e ricordo che mi vergognavo tantissimo di chiedere un bicchiere d'acqua, al bar, e molto spesso il barista si è rifiutato di darmelo. E effettivamente molti baristi o proprietari di bar non amano offrire acqua del rubinetto gratuitamente, perché in Italia il prezzo del caffè è già molto basso, perché generalmente puoi comprare un caffè a 1,20 €, 1,30 €, 1,50 € fuori dalle zone super turistiche. E se a questo aggiungiamo l'uso del tovagliolino di carta per pulirsi la bocca e magari l'uso del bagno, ecco che il margine per il bar è veramente basso. Ma è comunque una questione di usanza, oltre che economica. C'è anche da dire che gli italiani sono dei grandi consumatori di acqua in bottiglia a casa. Nella maggior parte delle case gli italiani hanno bottiglie di plastica, purtroppo, o di vetro e bevono l'acqua dalla bottiglia, anche se io personalmente bevo molto l'acqua del rubinetto. E data questa abitudine degli italiani, andare in un ristorante e trovarsi una caraffa di acqua del rubinetto potrebbe essere una caduta di stile. Ecco. Ma a parte questo è veramente un'usanza che ancora non abbiamo. Questa era l'ultima cosa che noi in Italia generalmente non facciamo, ma non è una cosa che riguarda necessariamente tutti gli italiani. Hai visto che per alcune cose io stesso sono un'eccezione. Ma ho pensato che fossero delle informazioni importanti per te per il tuo prossimo viaggio in Italia e ti ricordo che ho preparato per te una lezione gratuita di comprensione con degli esercizi interattivi molto molto interessanti. Puoi ricevere tutto attraverso il link che trovi nella descrizione qui sotto. Grazie mille per la tua fiducia e per la tua attenzione, spero di averti dato delle informazioni interessanti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!